C'era una volta un povero taglialegna che viveva con i suoi 2 figli Hansel e Gretel nella loro piccola casetta. Erano così poveri che per la colazione avevano solo un pezzo di pane stantio. Con loro viveva anche la loro matrigna. Lei era molto cattiva e vorace ed aveva un piano malvagio. «Noi non abbiamo cibo, non servono a niente, sono solo un altro paio di bocche da sfamare. Dovresti portare Hansel e Gretel nella foresta e lasciarli lì». «Ma non posso. Se sono così intelligenti come dici tu, troveranno qualcuno che gli darà da mangiare. Devono andare via». I bambini sentirono tutto e Hansel sospirò. «Non ti preoccupare, Gretel, io ho un'idea». È così che Hansel e Gretel seguirono suo padre nella foresta, sempre più profondamente. E fu così che Hansel mise il suo piano in azione, gettando delle briciole di pane per terra in modo che potranno tracciare la strada fino a casa. «Va bene, bambini, questo è un bel posto per voi, per riposare mentre io vado a tagliare un po' di legna». Il povero taglialegna abbracciò i suoi figli, lacrimò un po' e poi se ne andò via, sapendo che non li avrebbe mai più rivisti. «Non ti preoccupare, Gretel, torneremo a casa più tardi, seguendo le briciole del pane che ho gettato prima. Aspetteremo fino al momento del tè, quando papà sarà già tornato a casa». E così Hansel e Gretel aspettarono nella foresta. A breve si avvicinò un'anatra. «Qua, qua, 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 qua». La piccola anatra voleva giocare con i bambini. Prima Gretel e poi Hansel giocarono a turno con la piccola anatra. Poi ci giocarono insieme e anche a nascondino. Giocavano e giocavano tutto il pomeriggio. Finché non furono così stanchi che si sdraiarono per terra e si addormentarono. La notte era scesa e poco dopo si alzò la luna. Su e su e su saliva nella notte buia. Hansel, svegliati, è già notte. Come torniamo a casa? Seguiremo le briciole di pane, la luna ci aiuterà a trovarle. E così cercavano le briciole che Hansel aveva gettato, ma le briciole non si trovavano più. «Penso che la piccola anatra se le sia mangiate tutte. Dovremmo camminare finché non troviamo un posto dove passare la notte, Gretel». E così si incamminarono. D'improvviso, in lontananza, videro una casa tutta illuminata. E quando raggiunsero la piccola casa, scoprirono che era fatta di biscotti, dolci e tante caramelle, cioccolata, panna e zucchero filato e di tante altre cose deliziose. «Sono sicuro che il proprietario di questa casa non si offenderà se mangiamo un po' di questo buonissimo dolce». Invece, improvvisamente, la porta si aprì. «Oh, ma guarda chi c'è qui! Salve, bambini! Ma che bello vedervi! Per favore, entrate pure nel caldo della mia casa. Sarete perfettamente al sicuro qui con me». Così i bambini entrarono, ma appena furono dentro, la gentile vecchietta disse: «Vi ho ingannato! Pensavate che io fossi una gentile vecchietta, ma invece sono una strega! Una strega affamata! Stavo aspettando proprio dei bei bambini per cucinarli!» E cominciò a ridere così forte che cadde dentro al fuoco. «Guarda, ecco la nostra piccola anatra. E lei forse sa la strada per tornare a casa, perché ha mangiato tutte le briciole che avevi buttato».
E così i bambini seguirono l'anatra, che li portò fino alla loro piccola casetta di legno. A breve furono riuniti con il padre. «Sono così contento di vedervi di nuovo a casa. Ma come avete trovato la strada?» «Qua, qua, qua». «È una lunga storia, papà». «Bene, devo darvi una buona notizia. La vostra cattiva matrigna non c'è più e d'ora in poi saremo solo noi tre». «Qua, qua». «Volevi dire noi quattro?»